Carissimi amici di Smart Video Photography, siamo finalmente in compagnia dello Smooth Q3, un gimbal diverso per qualche caratteristica che vi farò vedere molto presto e che promette, come dire, tante belle cose in un piccolo prezzo e in un piccolo formato. Mi è piaciuto molto, lo dico e qui non lo nego, plastica non interessa, l'importante è che non si spacchi, lo so che ovviamente a basso costo, quindi non possiamo pretendere che sia di metallo. Andiamo a vedere adesso cosa c'è nella scatola. Apriamo la scatoluzza e dentro ci regalano anche un panno per pulire le lenti dei nostri cellulari, che è sempre una buona regola, un manualetto e una card di assistenza, le mettiamo qua. Poi il manuale ovviamente è in PDF disponibile completo su internet, ma ve lo metterò nella descrizione, ve la metterò ovviamente linkato. Abbiamo il trepiedino molto comodo, vedete regalano sempre questo trepiedino molto comodo e lo mettiamo qua. Abbiamo il cavetto di ricarica USB-C, ma lo lasciamo dentro che non ci interessa, e abbiamo lui, il nostro gimbal, finalmente nelle nostre mani. E ora andiamo a vedere nel prossimo capitolo come si apre e si monta lo smartphone. Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Come prima cosa andiamo a montare il nostro trepiedino sotto il nostro gimbal. È storto, quindi la prima volta che lo montate vi sembrerà un po' strano. L'apriamo. Come prima cosa dobbiamo montare lo smartphone. Quindi cosa facciamo? Andiamo a allungare questo braccetto. Dobbiamo svitare questa vite, ok, e tirare sul braccetto fino a che non emette uno scatto, e poi possiamo ovviamente riavvitare il tutto, perché serve anche questa vite qua, serve anche per mettere in stand-by dopo il nostro gimbal. Come facciamo a montare il nostro smartphone? Innanzitutto dovete tenere presente che abbiamo anche un faretto LED, quindi giriamo e sblocchiamo il nostro smartphone e qua sotto vedete che abbiamo il nostro faretto LED, quindi tenete che come indicazione che il faretto LED deve essere sotto. L'installazione dello smartphone è molto facile, dobbiamo solamente prendere la fotocamera, deve essere così rivolta verso l'interno. Ok, andiamo a allargare le due ganasce, molto semplice, come tutti i gimbal che si rispettano, e che si è installato. Facciamo una prima calibrazione a mano, sempre ricordatevi di calibrare sempre a mano i vostri gimbal per non gravare sui motori del vostro gimbal. E adesso siamo pronti per la prima accensione. Prima di accendere il nostro gimbal andiamo a vedere cosa abbiamo sulla scocca. Da un lato abbiamo ovviamente la nostra presa USB-C, dall'altro lato troviamo il tasto per lo zoom, ma vi ricordo che questo tasto è solamente per purtroppo usabile dentro l'applicazione nativa. Poi se andiamo ovviamente dietro abbiamo il tasto d'accensione che funge anche da, come dire, ci fa vedere lo stato della nostra batteria, e sotto abbiamo un tasto molto interessante che rivela molte funzioni che andremo a vedere a breve. Davanti abbiamo il nostro joystick, il tasto ovviamente della modalità di scatto e di cambio fotocamera frontale e posteriore, e qua abbiamo la modalità che adesso andiamo a vedere quando accenderemo il nostro gimbal. Bene, siamo pronti per accendere il nostro gimbal, quindi agiamo sul tasto dietro per un secondo e mezzo e il nostro gimbal si accende, come possiamo vedere dalle luci e ovviamente dal nostro smartphone, che praticamente si è messo in modalità verticale. La prima funzione, se clicchiamo dietro 3 volte, il nostro smartphone viene messo in modalità orizzontale. Il tasto dietro ha anche un'altra funzione, quella di ritornare praticamente al posto, cioè al default. Se io adesso giro col joystick vedete il mio gimbal e premo 2 volte dietro, il mio gimbal si rimette nella posizione originale. Ok, quindi ok, perfetto. Il joystick ovviamente serve per ruotare il nostro gimbal, ma lo sappiamo. E come dicevo prima, se clicco dietro il tasto d'accensione vedete che davanti appaiono diciamo, lo stato della ricarica delle nostre batterie.
Ecco lì, vedete lo stato delle ricariche, quindi possiamo vedere ovviamente quanta carica abbiamo ancora per il nostro gimbal, ma dura molto, penso che duri molto, non ho ancora testato come batteria, ma penso che duri molto molto. Per installare correttamente, prima di andare avanti, installeremo la nostra applicazione, io mi servo del QR code e la stessa cosa è su iPhone e su Android. Andiamo nella nostra fotocamera, mettiamo davanti, ovviamente giriamo la fotocamera, mettiamo davanti il nostro QR code, ci colleghiamo direttamente allo store e possiamo scaricare tranquillamente la nostra applicazione. Eccola qui, installazione, e quando è installata possiamo aprirla. Ricordatevi di scollegare il vostro device, il vostro gimbal dagli altri Bluetooth, perché ovviamente non verrà visto sul dispositivo che lo stiamo per installare. Quindi questa è una cosa che succede a me tutti i giorni, quindi mi raccomando, fate questa operazione. Una volta installata l'applicazione la possiamo aprire, dobbiamo dare tutti i consensi a varie cose, chip chop. Qui si sta già aggiornando, e la cosa che non farò adesso in questa sede, in questo tutorial, l'aggiornamento del firmware, che continua a chiederlo continuamente. Possiamo skippare il nostro intro, grazie, con ok. E subito vedete che ci viene chiesto un sacco di cose, se vogliamo logarci e roba del genere. Andiamo nella fotocamera in alto, consentiamo tutto quello che consente mentre usi l'app, cercherà ovviamente il nostro device, quando lo trova clicchiamo e lo connettiamo correttamente al nostro dispositivo. Ok, tutti i consensi vari, consentiamo, e qui abbiamo una piccola, diciamo, come dire, possiamo fare una piccola personalizzazione. Qui si tratta della griglia, io metto la griglia, si tratta se volete la bellezza o no, e poi cosa volete diciamo, cosa deve fare il vostro pulsante di scatto. Io metterò ovviamente cambiare da fotografia a video, e siamo pronti, la nostra applicazione è installata. Questo perché? Per farvi vedere ovviamente cosa fanno i tasti, poi l'andremo a vedere ovviamente in un altro tutorial molto più dettagliato dell'applicazione. Quindi torniamo così, volevo farvi vedere subito questa cosa, ricentriamo il tutto. Allora, il tasto dietro, intanto, vedete che se io giro il mio gimbal, come do due cliccate, lui torna al punto ok di default, e quindi questo è già, cioè, lo sappiamo già perché esistono in tanti gimbal ovviamente sul mercato. La seconda cosa che vi faccio vedere è il tasto davanti. Se io lo premo, faccio così, mettiamolo ecco così, mettiamo così sulla mia bella pancia, se io lo premo 3 volte, vedete, passa anteriore e posteriore. Ovviamente se lo premo una volta parte la registrazione e si stoppa. 2 volte passa da fotografia a video, una volta scatto, ok? E 2 volte di nuovo passo a video. Andiamo a vedere ora il tasto Mode, come navigare attraverso le funzioni. Una cliccata, vado avanti di una funzione. 2 clic e torno indietro di una funzione. Ora analizziamo funzione per funzione. In questo momento mi trovo nella Palm Mode. Il mio gimbal segue il movimento destra e sinistra del mio braccio e del mio manico, ma non il movimento su e giù, vedete che resta sempre nella stessa posizione. Posso agire sempre sul joystick per cambiare la rotazione degli assi. Cliccando un'altra volta vado nella Lock Mode. Il mio gimbal resta bloccato nella posizione in cui si trova. Se io giro, vedete il mio joystick, il mio gimbal rimane sempre nella stessa posizione. Vado avanti, mi trovo nella Follow Mode. Il mio gimbal segue tutti i movimenti del manico, destra, sinistra, su, giù e su. Attenzione a non esagerare con la rotazione. Se io lo piego, vedete cosa succede?
va un attimo in panico, quindi non si può andare oltre un limite. Penultima funzione è il point view, tipo follow mode, solamente che però posso, vedete, inclinare e non succede nulla. 1 e 2. Anche qui seguo il movimento del mio manico, del mio braccio in tutte le situazioni, e anche qui posso agire sempre sul joystick. Ultima funzione, la funzione Vortex. È una modalità per eseguire riprese molto veloci. Anche qui posso agire sul joystick come rotazione, vedete? Ruota e ovviamente si inclina. Non si inclina, si inclina solo col mio braccio. Power Go, cliccando dietro, il mio gimbal segue i miei movimenti molto più veloci, vedete, molto più veloci. Come mollo, il mio gimbal rallenta, quindi potete usarlo per creatività. Create con questo gimbal meraviglioso, ragazzi. Una delle caratteristiche che mi è piaciuta tanto, come vedete sopra, è il faretto. La prima cosa che vi faccio vedere è che si gira, ok? Si può girare, quindi se dovete riprendere non selfie ma una persona che sta al di là del vostro gimbal, potete girare il faretto. Se no, se volete farvi il selfie, ovviamente potete girarlo verso di voi. Adesso andiamo a spegnere le lumiere, tac, per vedere se in effetti questo faretto è... abbiamo una luce accesa, spegniamo anche questa, per vedere come è forte. Una cliccata di 1,5 secondi e si accende. Poi abbiamo altre ovviamente modalità. Se io vado a schiacciare diventa sempre più forte, non so se lo riuscite a vedere, penso di sì, e se io schiaccio di nuovo si spegne di nuovo il faro. Quindi è una cosa veramente bellissima questa cosa qui. Passiamo alla modalità standby. La modalità standby è molto semplice, anche questa. Basta richiudere il braccetto, vi faccio vedere come. Basta che vi risvitiate la vite, non abbiate paura, ok? Risvitiate la vite e ributtate giù il vostro gimbal. Lo bloccate nuovamente nella posizione di blocco e il vostro gimbal è bello che bloccato. Se lo volete risbloccare, niente di facile, ritirate sul braccetto, girate la vite, ok? Lo sbloccate e il vostro gimbal, opla, si mette di nuovo in posizione. Ok? Un pochino, vabbè, sei un attimo confuso, però riportiamolo in posizione, diciamo, di default. Molto bella, molto bella. Allora, una modalità che vi faccio vedere solo perché è molto carina, e se clicco una volta il tasto dietro, questo qua ve lo faccio rivedere, questo grosso, ok? Se clicco il tasto dietro grosso, entra da solo in modalità inseguimento. Quindi se io mi muovo, ora lui mi segue, vedete? Entra in modalità inseguimento da solo. Questa è una funzione secondo me bellissima. Una volta che riclicco, ovviamente l'inseguimento smette. Bene ragazzi, cosa ne pensate di questo gimbal a basso costo? Plasticoso, non plasticoso, di metallo, non di metallo? Non ci interessa. L'importante è che sia funzionale, sia un gimbal che può servire. C'è da tener conto una cosa, non abbiamo, diciamo, assi di rotazione a 360 gradi, perché ovviamente ha un limite, e questo è un limite che dobbiamo accettare. Vedete, non va oltre, ok, non so cosa saranno 180 gradi, e anche su e giù ovviamente non va oltre. E anche nella modalità Vortex, quando siamo nella modalità Vortex non possiamo andare oltre, vedete, anche qui si ferma ovviamente a 180 gradi, ma diciamo che per creare qualcosa di bello, secondo me basta anche questa piccola rotazione. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi metto tutti i link in descrizione, se lo volete acquistare costa molto poco, solo 89 euro, quindi è molto diciamo abbordabile. Io vi rimando al prossimo video, vi ringrazio come al solito, un abbraccio da Gennaro. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie.